Ragazzi, che soddisfazione! Ho trovato una bellissima pepitina d'oro. Adesso vi faccio vedere qualche immagine più da ravvicinata. Sinceramente, grandi soddisfazioni oggi. Negli scorsi episodi abbiamo terminato la serie legata al ritrovamento delle pepite d'oro lungo il Nugget Creek. Quella Page Streak ormai è terminata, esaurita. È ora quindi di spostarci in un altro rio e cercare se vi fossero delle tracce d'oro. Vediamo se abbiamo avuto fortuna. E buongiorno cercatori d'oro. Benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete dei miei amici da tempo. Oggi sto facendo prospezione lungo quest'alveo di questo nuovo torrente. Si tratta di un tipo di ricerca che abbiamo già condotto anche in video passati, ma lungo questo nuovo torrente voglio andare a identificare se vi fossero tracce d'oro. Siamo in provincia di Cuneo e quindi diciamo che dal punto di vista aurifero non è una località rinomata, ma ciò non vuol dire che non vi possono essere delle pagliuzze d'oro e speriamo anche delle pepite da aggiungere alla mia collezione. Quello che andremo a fare quindi nell'arco di questa avventura è quello di cercare se vi fosse dell'oro, capire quanto ve ne fosse e che morfologia possiede, nel caso in cui ovviamente lo trovassimo. Direi quindi di iniziare. Dal punto di vista delle fessure che andremo oggi a lavorare, in questo caso specifico sono delle depressioni in cui, come vedete, c'è della ghiaia rimasta intrappolata e sedimentata nell'arco delle piene. Al fondo la fessura, il materiale diventa più argilloso, più alterato perché è più vecchio. Lì è l'obiettivo del nostro lavoro di oggi, l'identificazione e lavaggio del pay layer. Quelli tra di voi che non sanno cosa significa pay layer non è nient'altro che il livello considerabile aurifero, cioè quei sedimenti al cui interno vi è dell'oro. Logicamente l'oro viene identificato alla fine dei lavaggi e quindi al momento attuale è il pay layer ipotizzabile, cioè quei sedimenti più potenzialmente che potrebbero presentare tracce d'oro. È lì che conviene fare ricerca, logicamente. Quindi ho riempito il cabasso d'acqua, ho messo il settaccio da garret all'interno, andiamo a lavare i sedimenti di questa fessura che prosegue tutto lungo questa località e quindi anche a lavare questa porzione qui. Questa tecnica che state in questo momento osservando si chiama crevicing e deriva dall'inglese crevice, cioè fessura. Le pagliuzze delle pepite d'oro sono molto dense e pesanti, si muovono soprattutto nell'arco delle piene idriche. Viene quindi raccolto meticolosamente il sedimento rimasto appoggiato al bedrock, incastrato nelle fessure e lavato al piatto successivamente. Questa è la tecnica che fa per voi nel caso in cui stiate cercando se vi fosse la presenza dell'oro in un rio anonimo o magari dato per sterile. Abbiamo appurato di spostarci dalla parte opposta del fiume, adesso quindi sto lavorando questo settore di sedimento sovrastante il bedrock. Ricordatevi che un contesto circa montano come questo, dove affiora sul strato roccioso, è lì che potrebbero esserci le fessure, cioè dove le concentrazioni aurifere sono potenzialmente le più promettenti. In particolare Luca ha trovato una bella pepitina che peserà circa 1/3 di decimo di grammo, quindi non urla per quanto riguarda il ritrovamento in peso, ma è la prima pepitina di questo rio. In ogni caso, la prima domanda: c'è oro in questo rio? La risposta è positiva. Andremo ora nel corso della giornata a capire dove ce n'è di più e quanto potenzialmente è il tenore, cioè la concentrazione di oro nei sedimenti. Bisogna sempre lavare meticolosamente tutti i ciottoli con cui avete a che fare durante l'estrazione. Inoltre i sedimenti rimasti appoggiati al bedrock sono quelli che dovete porre maggior attenzione nel momento in cui andrete a raccoglierli, perché è proprio lì che dovrebbero essere appoggiate o concentrate o intrappolate le pepite d'oro. Stiamo continuando a trovare interessanti quantità d'oro, addirittura anche sotto forma di piccole pepitine. Luca è molto soddisfatto di questa nuova scoperta lungo questo nuovo rio,
Comunque quello che voglio dirvi è che le tecniche, ragazzi, sono fondamentali, perché stiamo applicando delle tecniche già prese in passato in una nuova località e abbiamo avuto successo. Questo è il contesto di ricerca con cui abbiamo a che fare. Un rio molto incassato, il suo letto roccioso è composto da questo bedrock o roccia madre. In quest'ottica particolare si tratta di un micascisto probabilmente quarzoso. Qua e là vi sono delle fessure dove si concentra il sedimento alluvionale. Voglio subito dirvi che questo tipo di ricerca è molto promettente, soprattutto lungo i rii montani in Italia, dove già a mio parere ha dato risultati importanti sia in passato da altri ricercatori e anche durante le mie avventure, come avete potuto appurare in questo canale. In ogni caso si tratta di una ricerca a low budget, perché vi servono pochi strumenti, quali per esempio un kit di piatti, degli scovolini oppure anche degli attrezzi fatti in casa per grattare le fessure. Un palanchino comunque a mio parere può essere molto utile per non sforzare troppo la schiena o le vostre braccia per spostare le rocce di maggiori dimensioni. L'oro spesso si trova al di sotto di queste rocce o comunque in sedimenti molto compattati lungo le fessure. Quando parlo di fessure parlo di locali, trappole potenzialmente molto ricche di materiali pesanti, tra cui rifiuti metallici e si spera anche oro. Quando si parla di fessura si parla di queste aree dove la roccia madre è naturalmente frammentata e in queste località possono essere incastrati e depositati dei sedimenti composti di minerali pesanti, tra cui oro. Si possono anche trovare dei naturali freni, quindi delle aree, delle depressioni sullo strato roccioso. Questi ciottoli andrebbero dilavati dentro un piatto, successivamente scartati, e il sedimento rimasto potrebbe contenere dell'oro. Invece alcune località sono delle naturali depressioni e quindi si generano dei turbinelli durante le piene e potrebbero concentrare al fondo delle tracce d'oro. Potrebbe esservi dell'oro di fianco a casa vostra o nei fiumi neanche tanto distanti da dove abitate. Il mio obiettivo quindi è formarvi come ricercatori di minerali in questo contesto di oro. Non si tratta di quantità ragguardevoli o economicamente sfruttabili, ma si tratta di oro comunque interessante da mostrare in collezione. Nel caso in cui voleste anche voi di strumenti simili ai miei per operare questo tipo di ricerca, vi lascio i link qua sotto che rimandano al mio negozio su Amazon. Un'altra tipologia di trappola molto interessante sono queste rocce che si sono andate a depositare e incastrare tra di loro lungo questa fessura che prosegue all'interno del substrato roccioso. Qua si tratta di un tipo di ricerca un po' più intensiva perché sono da spostare tutti questi ciottoli. Al fondo di solito per esperienza sono più incastrati e addirittura cementati tra di loro ed è lì che si nascondono le pepite più grandi. Parliamo ora di quantità di oro che potreste trovare nell'arco di una giornata di ricerca in un contesto simile applicando queste tecniche. Io non vi nascondo che anche a seguito di circa 70-90 uscite annuali, la cui maggior parte sono dedicate alla ricerca dell'oro, la media che trovo ogni giorno è approssimabile circa 3-4 decimi di grammo. Quell'oro una volta fuso, andando a togliere argento e il rame interno, i costi di fusione e certificazione, quindi si parla di una quantità veramente irrisoria dal punto di vista commerciale. Si tratta quindi circa dai 15 ai 20 euro al giorno. Capite quindi che questo è un hobby legato a una passione più grande tendenzialmente che la ricerca di minerali. Quello che però io amo è documentare le varie situazioni e cristallizzare le emozioni che io provo lungo le mie ricerche e condividerle con voi. Si dà il caso comunque che ci sono diverse giornate durante l'anno che sia molto successo. Quindi anche se la media è di 3-4 decimi al giorno, sono giornate in cui si troverà poco o niente, ma ci sono giornate che si trovano anche diversi grammi. Perché in questo contesto di ricerca tendenzialmente nessun cercatore d'oro è passato prima di voi, o comunque molto pochi, e in ogni caso magari non ha applicato quelle tecniche in quel contesto, in quella località di ricerca. Capite quindi quanto le tecniche siano veramente fondamentali, perché potreste andare a un'area già molto sfruttata e trovare ancora dell'oro, magari trovarne anche molto che gli altri hanno dimenticato. In questo contesto ci sono quindi le pepite d'oro e queste pepite d'oro possono avere un peso talvolta ragguardevole. Nel mio caso specifico, come avete già visto nei video passati, ho trovato le pepite anche
di 1 grammo, tendenzialmente sono tutte sotto 1 grammo e la maggioranza sotto mezzo grammo, e per esperienza dove c'è una pepita d'oro ci sono anche delle sorelle. E proprio in questo video voglio raccontarvi di un episodio che mi è capitato nel passato, nel quale ho trovato circa 15-17 grammi di oro in 3 fessure molto ravvicinate, per circa un'estensione di 1 metro quadro di bedrock. Pensate che le pepite d'oro talmente erano frequenti in quel sedimento e di grandi dimensioni che si vedevano a vista. Non servivano neanche le pinzette per estrarle, ed è stata una enorme soddisfazione. Quindi, una volta che entrerete in questo mondo alla ricerca dell'oro, soprattutto in contesti montani e non convenzionali come fiumi e pianura, avete di fronte molto lavoro, molta curiosità che potreste andare a soddisfare in questi contesti in cui l'oro è sì presente nelle fessure, ma bisogna capire anche perché è diffuso lì e non magari una fessura dopo una fessura prima. Io sinceramente lo trovo molto soddisfacente come tecnica. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi aveste avuto delle situazioni simili alla mia, mi farebbe molto piacere saperlo. Per ora molto soddisfatto perché abbiamo trovato sia l'oro e inoltre diciamo anche in discrete quantità. Quindi penso che in questa località si possa effettivamente instaurare una nuova serie legata alla ricerca dell'oro. Direi quindi che la stagione aurifera 2021 è tutt'altro che terminata, abbiamo ancora molti lavori e ricerche da condurre, state quindi aggiornati anche sulle prossime avventure riguardo questo nuovo rio che penso andremo a chiamare Pickerton, dal fatto che alcuni miei amici esteri, tra cui Vocus Prospecting e Dan Heard, che magari alcuni di voi seguono, quindi Pickerton Creek da picker, cioè sostanzialmente piccola pepitina d'oro che si riesce a prendere con le mani. Ci spostiamo quindi nello studio per andare a pesare queste quantità e ancora fare 2 parole assieme tirando le conclusioni di questa nuova prospezione. In questo nuovo rio abbiamo trovato qualche traccia di pepitine d'oro, in questo caso specifico si tratta principalmente di granuli. Andiamo quindi assieme a svuotare lo snuffle bottle, togliere e rimuovere l'acqua in eccesso e successivamente andare a pesare il ricavato, che immagino essere un paio di decimi di grammo. Questo cristallo, probabilmente di rutilo, è molto interessante. Andremo successivamente a vederlo meglio al microscopio. Devo ammettere che pesando l'oro ritrovato sono un po' deluso. 1,5 decimi non è molto, ma per essere la prima sessione di ricerca in questo rio sono soddisfatto. Siamo arrivati anche al termine di questa avventura. Se vi fosse piaciuto, mi raccomando di mettere un pollice in su, scrivete nei commenti se avete dei dubbi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!